Oggi parliamo di pensieri e di emozioni. Molte volte mi capita di parlare della mente umana paragonandola a un elicottero, a un grande elicottero. E questo lo faccio per chiarire che la mente umana è qualcosa di estremamente potente e sofisticato e ci consente di fare delle cose grandiose, ma è anche qualcosa che può essere molto pericoloso se non lo sappiamo usare e quindi non ne abbiamo il controllo. Mi sorprende pensare che a scuola si insegnino tante materie variamente utili, ma non ci venga insegnato come utilizzare la nostra mente e utilizzare le nostre emozioni, poiché è questo che servirebbe realmente ai ragazzi per riuscire a realizzarsi in modo sano e raggiungere una buona qualità di vita. Certamente sui pensieri e sulle emozioni è stato detto e scritto tantissimo, ma credo nei miei sogni che dovrebbe esserci una sorta di manuale di istruzioni proprio per aiutare i ragazzi ad accorgersi quando stanno utilizzando bene i propri pensieri e le loro emozioni e quando invece li stanno utilizzando in modo controproducente per la loro salute e la loro serenità. Per adesso non ho in programma di scriverlo io quel manuale, ma voglio già oggi aiutarvi a capire alcune cose fondamentali per utilizzare il pensiero nel modo migliore. Dopo la sigla vedremo quando attiviamo il pensiero, cosa è in grado di fare e come possiamo usare bene le sue capacità, ma vedremo anche come possiamo utilizzarle male. Partiamo dal fatto che generalmente le persone intendono le emozioni e i pensieri come qualcosa che scaturisce come reazione a qualcosa che avviene intorno a noi. Immaginiamo per esempio che io assista a un incidente stradale, sicuramente la mia mente sarà pervasa da delle emozioni molto forti e inizierebbe anche a vorticare nei suoi pensieri, inizierei a fare tutta una serie di considerazioni su quello a cui ho assistito. In questo caso è un'emozione ad attivare il pensiero, ma in altri casi che vedremo dopo saranno i pensieri ad attivare le emozioni. Quindi è come se i pensieri fossero attivati da qualcosa che avviene all'esterno. Ma non è sempre così. Quando non succede nulla intorno a noi, che forzatamente ci porta a vivere un'emozione o a sviluppare dei pensieri, dove vaga la nostra mente? Le persone che fanno pratica meditativa sanno molto bene quanto sia difficile non pensare, cioè placare il continuo flusso di pensieri che ci accompagna per tutta la nostra giornata, di tutte le nostre settimane, di tutta la nostra vita. Chi medita inoltre ha il coraggio di portare l'attenzione sui pensieri, guardarli come se fosse uno spettatore e rendersi conto di quanto siano confusi e apparentemente irrazionali. Perché vedete, noi pensiamo continuamente. La quasi totalità del tempo in cui viviamo, il nostro cervello macina pensieri. Ma perché lo facciamo? Risponderemo a questa domanda chiaramente alla fine di questo video. Ma torniamo al nostro ragionamento. Quando non abbiamo uno stimolo esterno, cosa facciamo generalmente? Ce lo andiamo a cercare e questo lo facciamo per combattere quella che solitamente definiamo noia. La noia non è altro che una mancanza di emozioni. Se non possiamo quindi trovare queste emozioni grazie a degli stimoli esterni, cosa che oggi non succede più perché abbiamo tutti uno smartphone in tasca e quindi il problema sembra non esistere più, ma se non avessimo questa possibilità, a quel punto sarà la nostra mente a produrre dei pensieri con il fine di generare delle emozioni. E questo lo faremo automaticamente e forzatamente.
Oggi, credetemi, quasi nessuno riuscirebbe a rimanere da solo in una stanza vuota per un'ora senza nulla da fare, da leggere o da guardare. Sentirebbe infatti una pesante sensazione di malessere. Ma perché? Domandiamocelo. Qualunque animale è assolutamente in grado di farlo e noi no. Noi, esseri umani pensanti, non siamo quindi in grado di fare quello che una lucertola fa per la maggior parte della sua vita. Il nostro cervello affamato di emozioni davanti a quel vuoto farà scaturire una disturbante sequenza di pensieri, e questo con il fine di generare in noi degli stati d'animo. E questo è il motivo per il quale chi si avvicina alla meditazione vive inizialmente questa esperienza come faticosa o addirittura disturbante. Infatti la maggior parte delle persone inizia a meditare e interrompe molto presto. Ma non vi sembra assurdo? Questo è dovuto al fatto che non siamo abituati ad usare il pensiero e le emozioni per la loro reale funzione. Per provare a capire, iniziamo a renderci conto che la nostra mente non è quasi mai sul presente. Quando pensiamo, siamo quasi sempre nel futuro o nel passato. Ma vedete, la nostra capacità di ricordare eventi passati o pensare a situazioni vissute da noi o da altri ci consente di utilizzare quell'esperienza come insegnamento per costruire un presente e un futuro migliore. Questo è il buon uso del pensiero. Pensare al passato per trarne un insegnamento o una utilità per il presente. Ad esempio, oggi mi serve un libro, penso a dove l'ho lasciato l'ultima volta che l'ho letto e così vado in quel luogo senza doverlo cercare. Sono andato nel passato per migliorare il mio presente. Altre volte invece la nostra mente si proietta nel futuro. Noi con la nostra grande intelligenza siamo in grado di prevedere qualche cosa che probabilmente avverrà in futuro. Ad esempio, penso che domani ci sarà la festa di mia figlia, quindi con la mente vado nel futuro, e dato che voglio che sia un momento memorabile per lei, vado oggi, nel presente, a comprare qualcosa di buono che la possa rendere contenta. Se io uso il pensiero per prendere decisioni intelligenti, sto usando bene il pensiero. Ma se invece la mia mente e il mio pensiero vanno agli sbagli che ho fatto in passato, magari quando avevo 20 anni, o nel futuro, pensando ad alcune cose brutte che inevitabilmente arriveranno, pensiamo alla morte dei nostri parenti più anziani, allora sto portando il mio pensiero su qualcosa su cui non ho alcun modo di intervenire. Cioè il mio pensiero non si può tradurre in un'azione utile. Ma allora perché attivo il pensiero se non posso agire? Bene, il motivo è legato al fatto che il pensiero serve anche a produrre uno stato emotivo dentro di me. Il mio cervello è dipendente dagli stati emotivi, proprio come da una sostanza, li ricerca continuamente. E se non posso avvalermi di uno stimolo esterno, che di solito vado a cercare, andrà in autonomia a produrre dei pensieri che possano generare appunto degli stati emotivi. Portare la mente al passato può generarci emozioni molto forti, ad esempio legate al rimpianto, al senso di colpa o alla nostalgia. Il futuro ci può invece generare ansie e preoccupazioni anticipatorie. Sono tutte sensazioni molto forti che, seppur spiacevoli, sazieranno la nostra fame di vivere delle emozioni. E noi ci diciamo, ma non potrebbe generare pensieri che generino degli stati emotivi più piacevoli? Certo, in alcuni casi lo facciamo, sogniamo ad occhi aperti le vacanze, il successo, l'amore, ma non è sempre così, se no sarebbe meraviglioso. E noi, ricordatevi, non possiamo scegliere i pensieri e le emozioni. I nostri amici animali, a differenza nostra, vivono nel presente, fanno una vita contemplativa. Loro non pensano al passato e non pensano al futuro
con la finalità di emozionarsi. Loro fanno qualcosa che noi, con il nostro cervello super evoluto, ma bulimico di emozioni, difficilmente riusciremmo a fare. Il nostro cane, accucciato accanto a noi da circa un'ora, che cosa pensa? Non pensa, contempla, vive il qui ed ora. Cioè fa quello che dovremmo essere in grado di fare anche noi per non soffrire di tutte le nostre nevrosi. Capirete quindi che l'utilizzo del pensiero per stimolare l'attivazione emozionale si va ad aggiungere alle sostanze psicotrope e ai comportamenti che possono generare dipendenza. La dipendenza dal pensiero è qualcosa di cui nessuno parla, ma che ci appartiene. Il nostro bisogno di sentirci continuamente stimolati emozionalmente è una vera e propria dipendenza e ce ne accorgiamo poiché in assenza di stimoli emotivi abbiamo così bisogno di emozionarci che siamo disposti anche a vivere emozioni negative, pur di non sentire il vuoto. Ripartiremo nel prossimo video da questo punto. Continuate a seguirmi e affronteremo in dettaglio questi temi. Ciao e a presto!